Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube e attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene, molto bene. Buone notizie per quanto riguarda le lavorazioni del nuovo bonus nido. Sì, perché nella giornata del 17 di aprile sono iniziate le lavorazioni delle domande proprio del bonus nido. Visto che me lo stavate chiedendo da un po', finalmente l'INPS si è decisa, finalmente si è decisa a quanto pare, a prendere in carico le domande e a lavorarle. Attualmente già ci sono voci che girano a destra e a sinistra di date di pagamento, qui e là. Vi dico già che attualmente non c'è ancora l'esito delle lavorazioni delle domande, ma sapere che almeno l'INPS si sta muovendo per le lavorazioni è già tanta roba. E poi, una volta che le domande saranno state accolte e poi lavorate, dicono che entro circa 40 giorni dovrebbe arrivare poi l'accredito. Piccolo riassuntino per quanto riguarda il bonus nido, per chi magari se lo fosse perso o per chi magari non sapesse che cos'è. In pratica si tratta di un rimborso in questo senso, che l'INPS paga a tutti coloro che hanno sostenuto delle spese per la retta, per la frequenza dell'asilo nido, che possono essere sia pubblici che privati. Oppure non solo per la retta dell'asilo nido, ma anche per tutte quelle forme di assistenza domiciliare. Nel caso in cui il proprio figlio sotto i 3 anni sia affetto da patologie gravi croniche certificate. E per ultimo il bonus va da 1.500 euro fino a 3.000 euro. Ovviamente tutto legato all'ISEE, questo è chiaro. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Vediamo un attimino il pagamento, cioè quindi l'accredito dell'assegno unico di aprile. Allora, già sappiamo che la maggior parte degli accrediti sono arrivati tra il 17 e il 19. Quei 3 giorni, 17, 18 e 19, sono stati il clou dei pagamenti. Però cosa è successo? Che non è arrivato a tutti e io lo sapevo già, tanto sa che appunto in un precedente video vi avevo chiesto di farmi sapere nei commenti se il pagamento era arrivato e come volevasi dimostrare ci vidi e non è arrivato a tutti. Quindi questo vuol dire che una parte delle persone è ancora rimasta senza accredito. Però niente paura, incrociamo le dita, niente paura, perché anche qui si è mosso qualcosa, perché sono spuntate delle nuove disposizioni, non delle nuove date, sono spuntate delle nuove disposizioni di pagamento che sono previste proprio per il 26 di aprile. Quindi prendete nota, 26 di aprile, nuovi accrediti, ovviamente stiamo parlando di gente che non l'ha ricevuto il 17, 18 e 19. Anche perché il 17, 18 e 19 riguardava tutte quelle persone che non avevano o comunque non hanno subito delle variazioni all'interno del nucleo familiare. Quindi diciamo che la questione del pagamento riguarda in pratica quella situazione liscia, senza problematiche, senza questioni varie. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Parliamo di ADI e di dimissioni dal lavoro. Allora, qui io ve lo accenno, poi se volete ne parliamo un pochino meglio. Come sempre sapete che se vi interessa qualcosa basta che me lo fate sapere qui sotto nei commenti. Io i commenti li leggo tutti e poi o vi faccio uno short, quei video brevi lì da 1 minuto, oppure vi faccio un post, insomma in qualche modo vi aggiorno. Piccola parentesi, mi raccomando, non scrivetemi solo sì mi interessa, perché se mi scrivete solo sì mi interessa è un po' difficile capire in un video, non so, che dura 6-7 minuti, capire cosa vi interessa. Dovete scrivere sì mi interessa questo argomento. Ma torniamo alle nostre dimissioni dal lavoro per chi prende l'assegno di inclusione. E
Se vi ricordate bene, già con il reddito di cittadinanza c'era questo problema delle dimissioni, nel senso che chi si dimetteva rischiava poi di perdere RDC. E cosa succede? Succede la stessa identica cosa anche con l'assegno di inclusione. Paru paru. Dicono che hanno inventato un nuovo sussidio, ma in realtà hanno fatto la fotocopia, fronte e retro, del reddito di cittadinanza. L'unica cosa che non hanno fotocopiato è stato l'importo, quello se lo sono completamente inventati da nuovo, invece RDC era molto più alto, invece assegno di inclusione è una miseria. Ma non facciamo polemiche su questo discorso, tanto che se no ci sarebbe da starci tutto un giorno, andiamo avanti con il nostro argomento. Allora, tornando alle dimissioni, bisogna fare attenzione, come ho detto, alle dimissioni dal lavoro, sia quando sono state rassegnate nei 12 mesi precedenti della domanda e sia durante il periodo di percezione del sussidio. E allora vediamo bene quello che dice il Ministero del Lavoro, perché se no poi uno dice, ma tu ti inventi le cose. No, vediamo bene che cosa dice il Ministero del Lavoro. Poi eventualmente se mi ricordo, vi lascio il collegamento qui sotto, mi devo ricordare, ultimamente il cervello se ne va. Allora, comunque, il Ministero del Lavoro, tanto anche se non vi lascio il collegamento ve lo dico adesso, quindi ecco. Allora, il Ministero del Lavoro dice così: se le dimissioni volontarie sono avvenute da meno di 12 mesi, ecco, l'intero nucleo familiare non potrà beneficiare dell'assegno di inclusione. Attenzione, l'intero, quindi ti becchi sta fregatura. Sono fatte salve le dimissioni per giusta e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Quindi in pratica, a quanto pare, ci sono solo due casi: giusta causa e risoluzione consensuale. Ecco. Tutto il resto bisogna fare molta attenzione, ecco. Sì, che poi entra in gioco, c'è anche il discorso poi legato alla NASPI, non NASPI, discall, non discall, bonus SAR, insomma c'è tutto collegato, però fate molta attenzione. Poi, come vi ho detto, se vi interessa l'argomento più in dettaglio, basta che me lo fate sapere qui sotto nei commenti, io faccio ulteriori ricerche, vado a vedermi piuttosto il decreto e ve lo spiego un pochino meglio. Prima di concludere vorrei anche ricordarvi l'appuntamento delle dirette live. Sì, perché la programmazione delle dirette live è leggermente cambiata. Quindi abbiamo sempre come sempre il giovedì sera alle 21:30 sul mio canale di YouTube, dove appunto ci teniamo compagnia, potete venire a salutarmi, se avete questioni potete scriverle all'interno della chat e quant'altro. E poi c'è la domenica sera la diretta live aperta a tutti, però riservata solo agli abbonati, quindi tutti possono vederla, ma solo gli abbonati possono accedere alla diretta live e fare domande e ricevere risposte. Quindi se anche voi avete delle domande, dei dubbi e quant'altro, ricordatevi la diretta live della domenica sera, al quale poi rispondo alle domande. Bene, con questo è tutto, vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, attivate anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto!